I miei giorni a Cracovia sono stati molto intensi. Ho partecipato a eventi davvero interessantissimi e, come sempre, organizzato anche il Language Exchange. Adesso, ragazzi, vi porto un po' a spasso con me e vi spiego come imparo le lingue quando vado in un nuovo paese. Prima giornata a Cracovia, ragazzi. Rimarrò qui 5 giorni. In realtà sono rimasto a Varsavia un po' più a lungo di quello che avevo in mente inizialmente, quindi ho accorciato un pochino la permanenza a Cracovia. Ero già stato a Cracovia tanti anni fa, quindi conosco un po' la città dal punto di vista turistico. Impariamo un po' di polacco, ragazzi. Vinyl, moja, pasja. Vinyl con la W ovviamente è vinile. Moja, Maja, anche in russo o in sloveno è Mia. Pasja, cosa potrà mai essere? Vendono vinili. Pasja, passione. Mi sembra molto carina la parola pasja. Farò un paio di video di questo tipo in cui vi faccio vedere le parole polacche come le decifro, perché in generale è molto utile per imparare le lingue. Io dovunque vado cerco di decifrare un pochino le parole. Questo è un esempio molto semplice, ce ne saranno altri magari, spero, perché vi guarderò in giro un po' meno banali, diciamo. Ho trovato subito un altro esempio, ve lo inquadro così lo vedete. Come vedete, stomatologia, anche in italiano, no? Quelli che si occupano della bocca, non solo dei denti e dell'odontoiatra. Gia viene sempre dal greco, quindi l'aver studiato la determinata cosa X. Interessante secondo me che dicono analogovi e cifrovi. Analogico, e l'altro cosa può essere? Sarà digitale, immagino. Cifrovi mi ricorda le cifre, quindi qualcosa che ha a che fare con le cifre. Se prendiamo qualcosa di digitale ha a che fare con le cifre, no? Di nuovo, sono tutte cose che io ipotizzo leggendo un cartello di questo tipo, perché secondo me offre due alternative. Ti dice ci sono sia analogici che digitali, però poi devo andare a controllare se sono reali, se no creo una lingua che in realtà sta solo nella mia testa. Quindi l'ipotesi e poi andare a verificarla, e quando si verifica l'ipotesi ed è corretta, o anche se è sbagliata, è molto difficile che mi dimentichi questa parola. Ho imparato una parola praticamente decifrandola da un contesto reale. Anche questo caso è un pochino banale, abbiamo nie parkovac. Parkovac sarà parcheggiare di fronte a un cancello, quindi impariamo che nie è la negazione. L'altra cosa per me è incomprensibile, immagino che vuol dire passaggio per auto, non lo so, non mi interessa. Abbiamo imparato che si fa la negazione con nie, no? Nie, in realtà probabilmente pronunciato nie. E così via, analizzare continuamente il contesto tutto il tempo. Vi racconto un po' del coworking. Adesso sto andando al coworking a lavorare. Ho trovato uno splendido coworking vicino al centro, l'ho visto soltanto online, sono curioso di vedere un po' come va. Una delle cose più interessanti secondo me qui a Cracovia nel coworking è che c'è gente che parla veramente un sacco di lingue, c'è gente da tutto il mondo. Ho usato in 2 o 3 giorni che sono qua il tedesco, il francese, il russo, lo spagnolo, l'italiano l'ho usato soltanto con un amico al telefono, però è davvero figo, è super internazionale. Devo trovare soltanto qualcuno con cui usare lo sloveno e sono super contento. It's really nice. It's a co-working. I even have a cup of coffee. They have one table outside. The owner told me that they plan to, here there's a small area. They plan to, extend the co-working and make a sort of chill out space outside. They are not that far yet. Il coworking, ragazzi, mi è piaciuto così tanto che ho deciso di intervistare uno dei 2 founder, Michał. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato. So how did you decide to start the co-working? Yeah, so the decision wasn't really mine. It was my friends and
co-founders Max's idea. Mhm. Basically, his daughter was born. He needed to get out of the house. He rented a small space. He invited a few of his architect friends to join him because he didn't need that big of an office. Gotcha. And he's like, oh, I like this idea. Let me scale it. And then we moved to this location. Okay. And one thing led to another. Okay. And you told me you plan to keep on expanding, right? Here outside, for example. Yes. So here we're right now in like the courtyard area. We're planning to expand it in the future to make sort of outdoor cafe kind of a space, which obviously is going to be really pleasant during the warm weather months in Poland. Nice. Not so much in the winter. Yeah. But that's sort of future plans. Okay. The co-working guys is called Yoke. How did you guys decide for the name? Yeah, so everybody asks us why yolk. So the idea behind it is the yolk is the part of the egg, the yellow part, which has all of the nutrients in it. So we sort of want to be all of the nutrients which are going to help our members, our community members, anybody who passes through yolk, to also grow both personally and professionally. For sure, it's nice. So we want to sort of support them and encourage them, and that's why the nutrients are in the yolk. Okay. In one word, why should people come to Krakow? Or what's interesting about the city? In one word. In one sentence. One sentence. Historical and walkable. Okay. Yeah. I think we're in the center, and it just you have the old town, which is one of the biggest squares or the biggest square I think The in biggest Europe. medieval square, I think, in Europe, Yeah. right? And then you have the Jewish quarters, which are very lively, and there's lots of restaurants and cafes. I recommended a place to you yesterday. Yeah. But that's a really lively, young kind of a place. We have the riverfront, and around there's a few parks to enjoy. Yeah, I think lively is really the word I would Yeah. use as well. Yeah. My first impression of the city was like it's really lively city. So Yeah, especially now during the summer, it really wakes up. guys, come to Krakow in summer. Ho lavorato dal coworking e studiato per il DASM, DASM, la certificazione come Scrum Master. Ho appena passato l'esame, la certificazione come Scrum Master. Sono super contento. È stato, devo dire, più semplice di quello che pensavo e sono contento. È in realtà la prima di 2 certificazioni che vorrei fare, l'altra sarà l'esame che invece mi certifica come Project Manager, PMP, quindi la farò credo tra un paio di settimane e ho deciso di fare tutte e 2 perché in realtà la certificazione di PMP comprende anche tutta una parte dedicata all'Agile che viene certificata esattamente dal DASM, quindi già che dovevo studiare per l'altro esame ho detto prendo 2 piccioni con una fava. Come sempre, quando arrivo in una nuova città cerco dei parchi o dei posti per andare a correre. In questo caso sono andato lungo il fiume, uno spettacolo. Visto che è bello correre lungo al fiume, il castello alle spalle e il fiume di cui non ricordo il nome. Ieri sera sono andato a un evento chiamato Krakow Newcomers, organizzato da Richard, un signore simpaticissimo inglese che in realtà sono oramai più di credo 30 anni che vive in Polonia. Ed è stato molto bello. L'idea dell'evento è appunto organizzare un evento per tutti gli expat, tutte le persone che si trasferiscono a Cracovia per lavoro o per qualunque altro motivo e devono in qualche modo integrarsi, no? Quindi ho conosciuto altra gente che è arrivata da poco in città, gente invece che già viveva in città, anche polacchi che invece sono di Cracovia, che volevano conoscere persone internazionali. È un po' simile, diciamo, al mio concetto di language exchange con un focus un po' diverso, quindi è stato fighissimo conoscere un po' di gente in questo contesto, fare 2 chiacchiere con Richard, che ringrazio. Ciao Richard, non parla italiano Richard, quindi non so se sta guardando questo video. Nelle prossime serate ci saranno altri eventi, uno dei quali è appunto l'Epic Exchange che organizzo io, non vedo l'ora e ve ne parlerò tra poco.
sto tornando a casa, ragazzi, dopo il Language Exchange, davvero una bomba. Cracovia mi è piaciuta un sacco, super internazionale, un sacco di expat, un sacco anche di viaggiatori, di turisti che sono venuti, diciamo, all'evento eravamo tipo una decina, che per aver organizzato così spot in realtà sono stato contento, e penso che tornerò a Cracovia perché davvero mi ha fatto un'ottima impressione la città, ragazzi. Venite a Cracovia che è stupenda. Chiederò all'ufficio del turismo polacco poi di pagarmi una percentuale, qualche milione di euro per fare questa promozione incredibile della Formula 1. Ho decisamente un debole per i dolci polacchi. In generale ci sono un sacco di panifici che fanno un tot di roba davvero buona. Ho visto che c'è la tendenza, quando compri una brioche o qualcosa di dolce in un bar da portare via, te la danno in una scatoletta come questa. Ho visto che ci sono un sacco di ristoranti indiani qui a Cracovia, probabilmente c'è una discreta comunità indiana. Se qualcuno guarda il video e sa perché, ragazzi, illuminatemi, perché sarebbe interessante scoprirlo. È stato interessante in generale gli ultimi giorni, questi pochi giorni in realtà, qui a Cracovia sono stati tremendamente produttivi. Ho conosciuto un sacco di gente molto interessante, mi si sono aperte diverse nuove opportunità che dovrò un pochino esplorare. Bello, 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 tantissima energia, devo dire. Bello, la città mi piace, penso che ci tornerò. C'è una scena anche abbastanza forte, mi sembra, di startup, aziende, expat, movimento super internazionale. La comunità di couchsurfing è davvero gigante, quindi un sacco di esperienze positive in davvero pochissimo tempo. Stasera sarò io invece ad organizzare un evento qui a Cracovia, il solito Language Exchange, e vediamo se riusciamo a imparare qualche parola nuova di polacco. Se vi interessano le mie avventure in giro per il mondo e vita da nomade digitale, ho fatto una playlist, ragazzi, dategli un occhio, parte con l'Uruguay, poi Polonia e poi ci saranno tanti altri posti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!